Bene, ci troviamo davanti ad uno degli edifici adibiti alla produzione di humus di lombrico ed in questo video volevo mostrarti non solo come lo produciamo, ma soprattutto come riusciamo ad ottenere un prodotto di altissima qualità. Seguimi. Il sistema che noi utilizziamo è quello attraverso le vasche a flusso continuo che ci consentono di alimentare nella parte superiore, cosa che facciamo settimanalmente ma solo dopo aver verificato che tutta la matrice organica sia stata completamente trasformata in humus, mentre sotto riusciamo a raccogliere il prodotto senza andare a disturbare la normale attività dei lombrichi. Infatti queste vasche sono dotate di una lama che passa su tutta la lunghezza che appunto va a estrarre il prodotto. Una volta raccolto, il prodotto finisce su di un nastro trasportatore e convogliato nella parte iniziale della lettiera, dove verrà poi raccolto per le fasi successive, ossia l'asciugatura, la vagliatura e per finire l'insacchettamento. Penso sia però importante fare un piccolo passo indietro e partire da come viene generalmente prodotto l'humus dalla maggior parte delle aziende, per non dire tutte. Come vi anticipavo nel video precedente, solitamente la produzione avviene all'esterno. Si parte creando delle lunghe distese di letame, le cosiddette lettiere, su cui poi vengono aggiunti i lombrichi. I lombrichi iniziano a colonizzare la lettiera, riuscendo giornalmente a trasformare la matrice organica, principalmente il letame, in humus di lombrico, mediamente il doppio del loro peso corporeo. Oltre ad essere piuttosto laborioso, questo sistema di produzione presenta diversi svantaggi. In primis, una bassa qualità del prodotto. Le piogge sempre più abbondanti in alcuni periodi dell'anno contribuiscono infatti a dilavare il principio attivo, disperdendolo nel terreno dove è posizionata la lettiera. A contribuire anche le erbe infestanti che, crescendo in corrispondenza del cumulo, vanno ad assorbire buona parte delle proprietà dell'humus stesso. Altro problema, l'impossibilità di garantire una produzione costante, già perché a complicare in questo caso la situazione contribuiscono l'alternarsi delle stagioni e delle temperature, sempre più calde in estate e sempre più rigide in inverno. E poiché i lombrichi non amano né l'eccessivo caldo, devi sapere che respirano attraverso l'umidità della loro pelle, non amano tra l'altro neanche l'eccessivo freddo, tant'è che in alcuni mesi dell'anno la loro attività produttiva scende fino a trovarsi in stato di letargo. La produzione quindi si concentra solo in pochi mesi dell'anno. Ultimo, ma non di importanza, l'impossibilità di garantire un prodotto omogeneo, un prodotto che sia sempre quello, e già perché le caratteristiche del prodotto, dell'humus, vengono influenzate da fattori, agenti atmosferici incontrollabili. Ed è per questi motivi che noi di Romana Humus produciamo in strutture al coperto, dove riusciamo a garantire 12 mesi l'anno il corretto stato di umidità e la giusta temperatura, evitando alle piogge di compromettere la qualità del prodotto finale e soprattutto garantendo le migliori condizioni per la vita dei lombrichi. Bene, spero che questo video ti sia servito per comprendere che non si può generalizzare sull'humus e il prezzo, per quanto sia comunque un fattore importante, non è l'unico da prendere in considerazione, soprattutto se vogliamo ottenere degli ottimi risultati. Bene, i clienti che hanno acquistato negli anni il nostro prodotto sono sempre tornati entusiasti a ricomprarne nuove quantità, quindi ti invitiamo a fare attenzione a scegliere il meglio per i tuoi clienti. Noi di Romana Humus produciamo un prodotto di qualità eccellente, quindi se è la qualità che stai cercando per i tuoi clienti non puoi che scegliere il nostro humus di lombrico per Mirè. Un prodotto assolutamente di qualità, ci mettiamo la faccia come puoi vedere.